soprattutto perché la percezione sociale ha un propedeutico impatto sulla nostra autopercezione e sul nostro io e di come dobbiamo convivere con questa continua sensazione di caducità e vita precaria in qualche modo. Quindi come facciamo a sciogliere questo nodo? Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice, creatrice, director, insomma, processo di creazione in atto sempre e comunque. Oggi parliamo del processo dell'apprendimento, il processo di creazione, il processo dell'autorealizzazione, del conoscimento del proprio io e del processo della anche frustrazione di un attore, ma che in ogni modo ogni attore è chiamato a fare i conti con esso. Vi starete chiedendo perché parlare di questo argomento? Sarebbe molto più facile parlare di cose che in realtà sono tutte positive, che bello, quanto può guadagnare un attore, quanto è bello fare l'attore, la popolarità, il successo, la fama, l'essere sempre circondato da nuove persone, il poter viaggiare, nuove esperienze, nuovi personaggi. Sì, è vero, però nel processo di un attore c'è appunto il suo processo di apprendimento, nella parte personale e professionale. Ci sono tanti elementi e tanti fattori che riguardano la vita principalmente personale, il processo personale che succede all'interno di noi, ma che spesso non viene messo in luce. Perché non parlarne? Ed è per questo motivo che oggi voglio mettermi in luce questa cosa, perché si potrebbe pensare che è un argomento però è doloroso, però meglio non parlarne. In realtà no, perché ha i suoi aspetti positivi. Ed ora vediamo il perché. Nella società odierna nella quale in cui viviamo è difficile un bambino, un ragazzino dire beh, voglio fare l'artista. Oggi le cose stanno cambiando, la tecnologia sta cambiando, la società cambiano il modo di approcciarsi alle persone, il modo di comunicare, le piattaforme. Insomma, stiamo vivendo a tantissimi cambiamenti, no? Siamo di fronte a tantissimi cambiamenti, però non è mai facile dire a un genitore che magari si aspetta per il proprio figlio una carriera stabile, con uno stipendio normale che ti arriva tutti i mesi, un contratto a tempo indeterminato che ti permette di poter fare una carriera in cui cresci e hai la sicurezza economica, ti puoi permettere il lusso di pianificare la tua famiglia, di quando comprerai una casa, eccetera, eccetera, eccetera. Però quanto può essere intrigante e interessante la caducità, l'insicurezza, piuttosto che la precarietà. Che paroloni, eh? Wow! No, non fa per me. Eppure vi dirò che a noi artisti, attori, amanti dell'arte, della creazione, amiamo l'insicurezza. Ovviamente non è un percorso semplice, non arrivi a dire ah che bello, chissà cosa succederà domani, vivo la giornata. Non è così. Io vi posso raccontare la mia esperienza e vi posso assicurare che non è stato affatto semplice, perché la società ti porta a pensare che hai bisogno di certezze, hai bisogno di fondamenta solide per poter vivere, hai bisogno di credenze, ed è proprio questo sistema di credenze che spesso porta un artista ad essere in una condizione di frustrazione. Le domande insistenti delle persone, che cosa farai domani, in quale progetto sei, quanto guadagni, e saprai in quale progetto sarai tra 2 mesi, tra 3 mesi, tra un anno, dove sarai, dove vivrai, però sei sicuro che potrai crearti una famiglia, e sei sicuro che un'altra persona ti potrà accettare. Insomma, tutte queste domande, questo rumore di fondo, no? Con cui noi dobbiamo condividere con le persone, però convivere non è affatto semplice, ve lo posso assicurare, perché in qualche modo è come se la società ti stia dicendo ehi tu, sai che in realtà non stai rispettando i canoni sociali della normalità. Ecco, non è affatto così, e spesso non è facile distinguere il vero dal falso. Ecco perché magari è più semplice poter pensare, beh, la carriera di un avvocato, di un medico sicuramente mi darà sicurezza nella vita. Soprattutto perché la percezione sociale ha un propedeutico impatto sulla nostra autopercezione e sul nostro io e di come dobbiamo convivere con questa continua sensazione di caducità e vita precaria in qualche modo. Quindi come facciamo a sciogliere questo nodo? La chiamata dell'arte è una cosa seria e quando tu hai quel fuoco dentro, nessuno può spegnertelo. O meglio, se tu credi veramente in te stesso, sei talmente forte e le tue fondamenta non sono quanto guadagni o il lavoro che hai scelto, semplicemente le tue fondamenta si radicano in te stesso e quanto credi in te, quanta autostima hai e quanto questo ti permette di andare fino in fondo per raggiungere i tuoi sogni, per essere talmente certo che la scelta che hai
intrapreso ti possa portare lontano, e ci credi talmente fino in fondo che questa tua credenza ti porta ad attuare tutti i giorni della tua vita in direzione del tuo obiettivo, in direzione del tuo sogno. Chiaramente quando arriva la chiamata la prima sensazione è euforia, ma anche smarrimento. Un po' come quando per la prima volta ci innamoriamo da adolescenti, sentiamo questa euforia che vorremmo spaccare il mondo. Sì, sono innamorato, voglio fare di tutto per quella persona. Però poi col tempo, crescendo, maturando, iniziano le priorità, la vita quotidiana, il dover pensare alle bollette, alla casa, il lavoro, insomma tante altre responsabilità che un po' tolgono quell'illusione dell'amore, quell'appannaggio, e ti portano a vedere in maniera razionale e non più irrazionale. E quindi l'euforia iniziale cede il passo a, in qualche modo, lo smarrimento, la paura. Ma starò facendo bene? Ma è la persona giusta? Ma è il lavoro giusto? E se poi mi pento? Forse sarebbe meglio che studio qualcosa di più concreto. E se poi domani non riesco a trovare lavoro? E se non riesco a pagare le bollette? E se i miei genitori non l'accettano? E se il mio partner non l'accetta? E se non mi accettano nella società? Che faccio? Ed è il motivo per il quale avviene il castigo, l'autocastigo. Spesso, però, potrebbe essere che, per un colpo di fortuna, un attore inizia una carriera discreta e ha un ritmo lavorativo molto interessante, e quindi inizia a crescere, 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 finché arriva a un certo punto che per un periodo non ti chiamano per nessun progetto. A quel punto frustrazione, depressione. Sappiamo e conosciamo tantissimi casi di attori anche molto conosciuti, di star internazionali che si sono tolti la vita, che hanno iniziato insomma vizi come la droga, l'alcol. Perché sono arrivati a questo? Ve lo siete chiesti? E la frustrazione, e essere al centro del mondo, la popolarità assoluta, e a un certo punto, da un momento all'altro, la perdi d'impatto. E che cosa fai? Panico, ansia, ansiolitici, paura. Come fare a gestire questa paura? La sicurezza. Essere coscienti e autocoscienti. Non secondo la percezione sociale, ma secondo la tua autopercezione e il lavoro interiore. Ecco motivo per il quale che vi invito a seguire i video motivazionali, i video in cui io vi spiego come arrivare a essere un attore di successo attraverso il mindset. Cosa vuol dire mindset? Avere una mentalità tale da riuscire ad accettare 6 momenti super up che arriveranno nella tua vita, ma arriveranno anche i super down. Fare l'attore significa che tu puoi lavorare un mese, puoi lavorare 2 mesi, 7 mesi, una serie colombiana qui dura 7 mesi, a volte anche un anno, no? Per un personaggio. E poi magari passi 2 anni senza lavorare, o passi un mese senza lavorare, o 15 giorni. È tutto, non puoi saperlo, è tutto personale, quello dipende dalle opportunità, da quello che capita, e dipende soprattutto, però quello che capita, capita perché capita secondo la tua attitudine. Mi spiego meglio. Se una persona, un attore, inizia a dire però io voglio sicurezza, vorrei che mi chiamassero tutti i mesi, e inizia a viverla con ansia e stress, quell'ansia e stress si manifestano in ogni relazione che tu avrai con le persone in generale, ma soprattutto le persone che decideranno se tu farai parte di quel film, quindi i casting director, i registi, i sceneggiatori, i produttori, no? E se tu arrivi al casting con il senso dell'ansia, oh mio Dio, e ora... si dice, c'è una frase che io adoro particolarmente, che fai un casting e dimentica di averlo fatto. Esci dalla porta del casting, sei soddisfatto? L'hai fatto bene? L'hai fatto per te stesso? Senti di averci messo la tua autenticità, la tua energia? Perfetto, dimenticalo. Se poi ti chiamano, ben venga, però dimenticalo, perché questa attitudine di positività e di essere coscienti del fatto che sì, è un lavoro precario. Oggi c'è, domani non c'è, poi dopodomani di nuovo c'è. Vivila con serenità, ed è un balance, un po' come le formiche, lavorano a stagioni, quindi cercano di ricaricarsi sia economicamente che energeticamente del momento che stai vivendo, e poi ci sarà il momento di down. Accettalo, fa sì che questo è parte della tua vita, della scelta che hai fatto. Non tutti i giorni potranno essere super up, accettalo e apprezzalo. Nei momenti in cui non saranno up e non ci sarà lavoro, approfitta per studiare una nuova disciplina, per leggere dei libri, per documentarti, apprendere nuove, non lo so, io in questo momento sto facendo nastri, cerchio, danza di pole dance, sto imparando nuove cose.
Ecco, questo significa apprendere nuove cose, perché nel momento in cui dovrai fare un personaggio che è una ballerina, una persona che va a cavallo, non lo so, quello che sia, devi essere uno sciatore professionista, apprendi nuove discipline, perché questo, uno, ti serve per te, perché sono sicuramente dei connettori che ti permettono di scaricare le energie e ricaricarti, come qualsiasi tipo di sport o attività fisica, ma anche le attività mentali, quindi lo studio di una disciplina, lo studio di un nuovo libro, documentati su nuove cose, è cultura personale e sempre ti servirà nella vita. Due, perché ti servirà al servizio dei tuoi personaggi, e questa cosa non smetterò mai di ripeterla. Ricorda di fare i conti con una scelta ponderata, con una scelta che sia consapevole, con questo balance up and down. Se tu non sei cosciente di questo, non fai un percorso su te stesso, su te stessa, e non sei a posto con la tua coscienza sapendo che andrai incontro a questo, e non sei disposto a fare dei sacrifici, a dover mettere da parte dei soldini perché sai che magari ci sarà un momento no? Quindi no? E sai che ci sarà un momento no. Perciò a quel punto, se tu fai conti con questo e ti concentri nella meditazione, nella ricerca interiore e stai bene con te, non cadrai nella frustrazione, nella depressione, perché sono dei rischi che probabilmente nessuno ti metterà in luce, ma ricordati che sussistono ed esistono, e abbiamo dei casi veramente a livello internazionale e mondiale che raccontano di questo. Perciò, per vivere al meglio la tua esperienza di vita, nella scelta che hai fatto deve essere una scelta consapevole e autocosciente, e di fronte a tutte quelle persone che non crederanno in te, sii in grado di difendere a spada tratta la tua scelta. Sii consapevole, abbi autostima di te stesso o te stessa, al fine che questo ti permetterà di essere una persona forte, di essere una persona che ha coraggio, una persona che è in grado di rischiare, di mettere tutto se stesso, tutto al 100% o al 1000%, affinché questo ti porterà buona energia in qualsiasi circostanza, sia nella tua vita personale che in quella professionale. Io ti auguro tanta fortuna e benedizione per la tua scelta e per qualsiasi sarà la tua scelta e le tue scelte future. Un abbraccio, ciao, a presto, e ricordati di condividere il video, lascia un like, e se non ti sei ancora iscritto, che stai aspettando? Iscriviti subito, ti aspetto qui. Ciao.